Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Nona puntata. I patti di Plombières. Tra i democratici italiani si venivano delineando nuovi orientamenti che, da diversi punti di vista, tendevano a mettere in discussione la figura di Mazzini e a contestarne la strategia. Giuseppe Ferrari, un avvocato milanese che insegnava filosofia all'Università di Strasburgo, nel libello La Federazione Repubblicana sosteneva che prima della rivoluzione nazionale si dovesse realizzare quella sociale. Secondo lui, la rivolta sarebbe partita ancora una volta da Parigi. Ferrari aveva fatto notare a Mazzini un'ovvia verità: il problema della fame precede qualunque altro problema. Negli anni 50 ci fu una ripresa dei moti repubblicani. Nel 1853 a Milano artigiani e operai assalirono le caserme austriache armati soltanto di coltelli e pugnali. Si trattava di un moto ispirato al mazzinianesimo e al socialismo che, per l'assoluta improvvisazione, fallì miseramente. Nel giugno del 1857 Carlo Pisacane, un democratico italiano influenzato da Ferrari, ex ufficiale dell'esercito borbonico, guidò una spedizione con pochi compagni e oltre 300 galeotti che aveva liberato dal carcere di Ponza. Sbarcò a Sapri, nella campagna meridionale, per organizzare una rivoluzione contadina contro i Borboni. Tuttavia, nessuna delle condizioni che avrebbero dovuto assicurare la riuscita del piano si verificò. I rivoltosi furono annientati dai contadini e dalle truppe borboniche. Pisacane, ferito, si uccise per non cadere prigioniero. I contadini erano sicuri che non sarebbe cambiato niente e sapevano che tra i rivoluzionari vi erano molti delinquenti. Come ha evidenziato Giordano Bruno Guerri, la speranza di un successo non poteva venire da un manipolo di avventurieri esaltati dalla patria, quasi disarmati e ben in carne. Il fallimento della spedizione di Sapri coincise con la nascita ufficiale del movimento indipendentista filo-piemontese. Per iniziativa di uomini come Giuseppe Laffarina e Daniele Manin, nel luglio 1857 il movimento si diede una struttura organizzativa e assunse il nome di Società Nazionale. L'associazione, che ebbe tra i suoi soci anche Garibaldi, dichiarava di appoggiare la monarchia sabauda finché questa avesse sostenuto la causa italiana. Noncurante degli insuccessi, dato che per lui nelle rivoluzioni ogni errore è gradino alla verità, Mazzini fondò il Partito d'Azione, un'organizzazione con l'obiettivo di creare piccole bande di rivoluzionari armati che avrebbero dovuto innescare una serie di insurrezioni a catena. Ma ormai la parabola di Mazzini aveva iniziato la sua fase discendente. Il suo progetto repubblicano era destinato a rimanere a lungo irrealizzato. Paradossalmente, fu proprio il gesto di un mazziniano ad affrettare l'alleanza franco-piemontese che doveva risolvere il problema italiano. Nel gennaio del 1858, un gruppo di congiurati, guidati da Felice Orsini, attentò alla vita dell'imperatore Napoleone III e di sua moglie Eugenia, lanciando 3 bombe contro la carrozza imperiale, ma fallì l'obiettivo, provocando molti morti e feriti tra la folla che assisteva al passaggio del corteo. Orsini, che fu subito arrestato coi suoi complici, aveva agito di propria iniziativa. Cavour provò molto disagio alla notizia dell'attentato, poiché Orsini, in quanto attivista non mazziniano, aveva ricevuto finanziamenti segreti anche dal governo di Torino. Per ammansire Napoleone, che inizialmente aveva puntato il dito contro il governo sardo, fece spedire in America alcuni presunti agitatori. Quindi utilizzò ogni strumento a sua disposizione per convincere Napoleone a sottoscrivere un accordo militare col Regno di Sardegna. Orsini, prima di essere ghigliottinato, si dichiarò pentito del suo gesto e scrisse una lettera all'imperatore per pregarlo di trovare un rimedio alla situazione italiana, ricordandogli che, sino a che l'Italia non sarà indipendente, la tranquillità dell'Europa e quella vostra
non saranno che una chimera. Le parole di Orsini, pubblicate sulla Gazzetta Piemontese, ebbero un effetto sorprendente. Agli occhi di molti italiani, l'assassino divenne un martire. Era stato lo stesso Napoleone III a inoltrare la lettera in Italia, poiché desiderava realizzare un'iniziativa francese che soppiantasse l'egemonia austriaca, eliminando al tempo stesso un pericoloso focolaio di tensione rivoluzionaria. L'alleanza franco-piemontese fu quindi combinata in un incontro segreto fra l'imperatore e il capo del governo piemontese, svoltosi nel luglio del 58 nella stazione termale di Plombières, dove l'imperatore stava trascorrendo un periodo di vacanza. Gli accordi, per il momento soltanto verbali, ipotizzavano una nuova distribuzione dei territori della penisola italiana. Al nord si sarebbe creato il Regno dell'Alta Italia, comprendente, oltre al Piemonte, il Lombardo-Veneto e l'Emilia-Romagna sotto il potere dei Savoia, che in cambio avrebbero ceduto alla Francia la Savoia e forse Nizza. Al centro il Regno d'Italia centrale, formato dalla Toscana e dai territori pontifici che, secondo Cavour, sarebbero dovuti andare, almeno temporaneamente, alla duchessa di Parma, una Borbone gradita a Napoleone III. Il Regno meridionale, liberato dai Borboni, sarebbe stato posto sotto l'influenza francese, mediante l'incoronamento di un figlio di Murat. Al Papa, che avrebbe conservato lo stato della Chiesa ridotto al Lazio, sarebbe stata offerta come consolazione la presidenza della futura Confederazione Italiana. L'accordo venne poi ratificato con un trattato in cui si affermava che per la guerra contro l'Austria la Francia avrebbe fornito 200.000 soldati e il Piemonte 100.000. Vennero confermati l'ingrandimento del Regno di Sardegna e la cessione di Nizza e Savoia alla Francia. Ma non si fece menzione di altre modifiche territoriali nel resto d'Italia. Le spese di guerra sarebbero state rimborsate dai piemontesi. Per suggellare l'alleanza fu anche organizzato il matrimonio tra Gerolamo Bonaparte, cugino dell'imperatore, e la figlia di Vittorio Emanuele II, Clotilde di Savoia, che all'epoca non aveva ancora compiuto 16 anni. Clotilde, fortemente ostile alle nozze, fu convinta con difficoltà. Il matrimonio, celebrato nel 1859, fu profondamente infelice e la coppia si separò presto. L'unione tra una quindicenne bigotta e un libertino di mezza età non poteva funzionare. Premessa indispensabile per la riuscita dei progetti di Cavour era la guerra contro l'Austria, ma per rendere operante l'alleanza con la Francia era necessario che il conflitto apparisse provocato dall'impero asburgico. In un primo momento, il piano di Cavour prevedeva di promuovere la sottoscrizione di una richiesta di annessione della città di Massa e Carrara al Piemonte, che si trovavano sotto la sovranità del duca di Modena Francesco V, il quale non riconosceva Napoleone come imperatore di Francia. Questo avrebbe fornito il pretesto per l'invio da parte del re di Sardegna di una nota altera e minacciosa al duca, suscitando una reazione austriaca. Gli eventi successivi avrebbero presto reso del tutto inutile questo progetto. Il 10 gennaio 1859 Vittorio Emanuele II pronunciò un discorso alle Camere, dicendosi sensibile alle grida di dolore provenienti da più parti d'Italia. Parole che accesero forti speranze nei patrioti italiani, anche se erano state suggerite dallo stesso imperatore francese. Col passare delle settimane, però, alla corte di Napoleone III, il partito favorevole alla guerra si era alquanto affievolito. Il ministro degli esteri Walewski era apertamente contrario. Un intervento in questo momento avrebbe suscitato il biasimo internazionale, tenuto anche conto che la Russia, col consenso di Francia e Inghilterra, aveva proposto di discutere la questione italiana in un congresso internazionale. Inghilterra e Prussia chiesero al Piemonte di disarmare. Anche Vittorio Emanuele iniziò a convincersi che il congresso avrebbe potuto produrre dei vantaggi territoriali per il regno. Cavour invece restava ostinatamente contrario. Quando i francesi gli chiesero di accettare la proposta di disarmo, preso dallo sconforto per il dileguarsi del suo piano, pensò addirittura di suicidarsi. Più tardi, accantonati i propositi di suicidio, si preparò malvolentieri ad accettare la richiesta di disarmo. Il 19 aprile, quando l'eventualità del conflitto sembrava ormai svanita, giunse la sorpresa. Il governo austriaco, temendo le decisioni del congresso
e credendo di poter sconfiggere il Piemonte prima di un eventuale intervento francese, reagì alle numerose provocazioni con un ultimatum che chiedeva il disarmo e il licenziamento dei volontari. Per gli austriaci era giunta l'ora di mettere a posto le cose. Fu una decisione avventata e arrogante, frutto di valutazioni sbagliate e per molti aspetti incomprensibile. Un vero colpo di fortuna per il conte di Cavour.